Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sui ruoli di amministrazione di uso più comune all'interno dell'account Office 365, in cui andremo a trattare della figura dell'amministratore di gruppi. E lo dice la locuzione stessa, l'amministratore di gruppi si occuperà di tutto ciò che concerne i gruppi Office 365. È nominato dall'amministratore generale o dal Global Administrator, ha poteri di operatività, nel senso che può fare tutto sui gruppi, ha poteri di creazione, nel senso che può creare i gruppi Office 365, ovviamente non potrà creare nulla di tutto questo che vedi qua giù in basso, quindi qui c'è la X su tutto quello che c'è qua giù sotto, quindi non potrà creare un sito SharePoint, un team in Teams, un piano di planner, potrà creare solo i gruppi Office 365, oltre che poi gestirli. Ovviamente non avrà nemmeno nessun potere di condivisione. E faccio presente che i gruppi possono essere soltanto visualizzati, non creati, anche dagli amministratori di lettura della privacy del centro messaggi, quindi loro possono soltanto andare a vedere quali gruppi ci sono e chi ne fa parte. E l'amministratore dei gruppi, poi come al solito ci sposteremo nell'interfaccia di amministrazione di Office 365, può innanzitutto creare i gruppi, e questo l'abbiamo ampiamente visto nella sezione dedicata all'amministrazione in senso stretto, può modificarli, può eliminarli e anche ripristinarli una volta che sono stati eliminati. Poi può anche creare dei criteri di scadenza e denominazione, quindi può stabilire per esempio che un gruppo deve durare 60 giorni oppure 2 anni, e può stabilire anche dei criteri di denominazione, cioè caricando un file CSV di Excel può andare a fare una lista di tutte le parole che non devono comparire nei titoli dei gruppi, quindi per esempio parole violente, parole che fanno riferimento a ideologie politiche violente, alla pornografia, insomma tutto quello che si vuole si fa la lista, e quelle parole non potranno essere utilizzate nemmeno da altri soggetti che avranno il potere di creare i gruppi. E una volta, per quanto riguarda la scadenza, quando si arriva a scadenza o quando si elimina un gruppo, si elimina tutto quello che è legato al gruppo. Quindi se al gruppo è legato un team di Teams, un sito SharePoint, un piano di planner, viene eliminato tutto. O quando si arriva a scadenza, dicevo, oppure se si decide di procedere ad una eliminazione. Il tutto rimane nell'account per 30 giorni, è ripristinabile. Poi dopo 30 giorni Office 365 elimina definitivamente il tutto. Quindi spostiamoci nell'interfaccia di amministrazione di Office 365 e andiamo a vedere innanzitutto la modifica. Dicevo, la creazione l'abbiamo ampiamente vista. Andiamo in team e gruppi attivi, prendiamo un team che ha anche un team di Teams, quindi un gruppo Office 365 che è legato anche a un team di Teams, e vediamo che questo gruppo, dopo essere stato costituito, come abbiamo visto nell'altra sezione, qui può essere modificato in tanti aspetti. Qui si possono modificare le informazioni di base, da qui per esempio si possono creare degli alias di posta elettronica, quindi questo è l'indirizzo di posta elettronica che si è creato al momento della costituzione del gruppo, e qui si possono andare a creare tanti alias per assegnarli e farli utilizzare poi alle persone che fanno parte di questo gruppo, e tutte le mail che arriveranno agli indirizzi alias di posta elettronica saranno automaticamente recapitate anche all'indirizzo principale. E poi possiamo andare a modificare anche l'indirizzo internet del gruppo. Poi per quanto riguarda l'iscrizione, da qui è possibile aggiungere proprietari, si possono aggiungere ulteriori membri, posso andare ad aggiungere ulteriori membri al gruppo, posso anche aggiungere visitatori al sito, quindi aggiungi visitatore, metto qui l'indirizzo di posta elettronica della persona, anche di una persona esterna, quella persona potrà essere un visitatore del sito SharePoint che si può raggiungere da qui, che è legato al gruppo Office 365, quindi potrà soltanto vederlo senza ovviamente poter fare niente all'interno del sito SharePoint. Poi per quanto riguarda i canali,
si potranno anche creare dei canali all'interno ovviamente del team in Teams che è legato a questo gruppo Office 365. E qui poi abbiamo impostazioni di vario genere. Quando è stato creato questo gruppo abbiamo detto che doveva essere un gruppo privato, possiamo andare a cambiare questo gruppo e renderlo pubblico. Possiamo andare a mettere una spunta qui e consentire alle persone esterne all'organizzazione di inviare mail a questo gruppo, altrimenti se non c'è questa spunta nessuno potrà inviare mail dall'esterno a questo gruppo. Potremo stabilire di inviare copie dei messaggi e degli eventi del team alla cartella posta in arrivo dei membri del gruppo, altrimenti non arriverà loro nulla. Potremmo decidere di non mostrare gli indirizzi di posta elettronica del team in Outlook, quindi nessun altro dell'organizzazione li vedrà e potrà scrivere, altrimenti, dicevo, non mettiamo la spunta se non vogliamo che questo avvenga. E poi si possono andare a gestire altri aspetti. Cosa molto importante, la condivisione di file esterna. Qui posso stabilire che i file possono essere condivisi all'esterno con chiunque, con gli ospiti nuovi ed esistenti, oppure con gli ospiti ma solo con quelli esistenti, non anche con quelli nuovi, oppure solo con le persone dell'organizzazione, non con gli ospiti esterni. Ovviamente quando si vanno a stabilire tutte queste regole sono dei poteri a monte che stabilisce l'amministratore, in questo caso dei gruppi, che non potranno essere derogate da nessuno, nemmeno dall'amministratore di questo sito SharePoint, di questo team in Teams, quindi nemmeno dallo SharePoint Administrator, nemmeno dal Teams Administrator. E poi qui ci sono delle spunte messe di default che noi possiamo andare a togliere. I membri del team possono aggiungere canali e modificare i canali esistenti. Possiamo dire no, questo non vogliamo che lo facciano. E tutte le altre cose che puoi vedere in questa lista. Questo per quanto riguarda la modifica del gruppo. Andiamo con ordine, torniamo alla nostra diapositiva e vediamo l'eliminazione e il ripristino del gruppo. Quindi riapriamo il nostro gruppo e vediamo che il nostro gruppo può essere eliminato da qui. Questo ovviamente è un potere che ha l'amministratore dei gruppi. Quindi proviamo ad eliminare il gruppo, elimina il team. Questo gruppo è stato eliminato, chiudi. Adesso possiamo andare nella lista dei gruppi eliminati e dire questo gruppo lo vogliamo ripristinare. Queste ovviamente sono operazioni che può fare soltanto l'amministratore, quindi nessun altro potrà fare queste operazioni se non appunto l'amministratore. Ecco, il gruppo ora è stato ripristinato e se torniamo nella lista dei team e gruppi attivi ritroveremo Cardiology Congress Dubai settembre 2025. Poi dicevo che torniamo un attimo alla diapositiva, dicevo che l'amministratore dei gruppi può anche creare dei criteri di scadenza e denominazione. Qui bisogna sapere dove andare, bisogna scrivere Azure Active, digitare invio. Qui veniamo portati nella piattaforma Azure, clicchiamo su identità. Una volta cliccato su identità troveremo tutte le funzionalità per impostare la scadenza e la denominazione. Quindi andiamo in gruppi, impostazioni e qui per esempio potremmo impostare la scadenza. Quindi scegliamo un gruppo, andiamo a dire può durare fino a 60 giorni oppure per 12 mesi. Qui scegliamo i criteri di denominazione, quindi scarichiamo questo file di Excel, andiamo a riempirlo con le parole che vogliamo e lo rialleghiamo qui come in un messaggio di posta elettronica, lo rialleghiamo e quindi da quel momento l'utilizzo di quella lista di parole sarà precluso a chiunque vada a creare un gruppo. Quindi abbiamo visto anche questa figura e ti aspetto nella prossima lezione dove ne vedremo un'altra. Ciao!